Però mi ricordo che un giovane è venuto da me a dirmi: guardi che c'è una cosa interessante, che il professor Sinsheimer, che era un mio collega al Caltech nei tempi passati e che adesso era nella California del Nord come presidente di un istituto, che lui, che era interessato nel DNA, ha sempre lavorato in questo campo, che lui ha organizzato un piccolo meeting appunto per questo, per vedere se è possibile arrivare a questo progetto. Perciò questo mi ha rafforzato le idee, dice: beh, almeno c'ho qualcuno che va d'accordo con me. E poi ho ripetuto questo in un altro meeting, non so dove esattamente. Insomma, tutto questo perciò ha suscitato un po' di interesse, ma era una cosa molto limitata. Per cui ho detto: beh, forse la cosa più importante è che devo scrivere un articolo sopra Science, che è un giornale scientifico più letto che ci sia, e per fare questo punto, in modo che dopo di quello la gente non può più ignorarlo, devono venire a capire se vogliono farlo o se non vogliono farlo. E così ho scritto questo articolo, che da principio era un po' lungo come articolo, perciò Kennedy, che era il direttore del Science, il redattore, mi ha detto: no, questo è troppo lungo, bisogna farlo più breve. Dice: cominciamo da questo numero a avere una nuova rubrica che si chiama le prospettive. Dice: perciò scrivi una prospettiva, 2 pagine. Perspectiva, faceva, sì, mi ricordo. E allora ho fatto questo, è stato pubblicato. Ecco, l'effetto di quello è stato enorme, perché, appunto, come dicevo, quando si pubblica tutti lo possono leggere e tutti devono reagire in qualche modo. Mi ricordo che Paul Berg era ad un meeting a Cold Spring Harbor, dove, non so, c'era uno di questi meeting a Cold Spring Harbor, e ha visto questo articolo proprio durante il meeting, e allora ha parlato a Watson dicendo: guarda, questo bisogna che facciamo una speciale riunione su questo, con tutti i membri già di questa riunione. E così hanno cominciato a discutere, e questo è stato in fondo il principio delle discussioni sopra questo campo. Nell'insieme, le reazioni che io ricevevo nelle prime 2 o 3 settimane erano fondamentalmente quasi tutte negative. Tutti vedevano l'enorme difficoltà di fare questo. Però, pian pianino, dopo direi in meno di un mese, la situazione è cambiata completamente, perché tutti quelli che prima esitavano, che erano contrari, adesso vedevano la necessità, ed è così che il progetto è partito con grande velocità, veramente, perché c'era... Però direi che le prime reazioni negative, però, se nel giro di un mese il fermento creato da questo articolo di Science è stato quello che ha portato a guardare più in fondo le cose. Appunto, c'erano riunioni, cose incredibili avvenivano, perché mi ricordo c'era stata una riunione lì a Washington, all'Accademia delle Scienze, in cui io avevo presentato di nuovo questo, spiegando quali sono le ragioni, i vantaggi, eccetera, eccetera. E poi una discussione che tutti presentavano lati positivi, lati negativi, eccetera. C'è un genetista che nella categoria, nella gerarchia ufficiale in Italia ha una posizione prevalente, perché è membro di un comitato dell'Accademia delle Scienze, insomma. E lui dice: non capisco perché bisogna conoscere tutti i geni, dice, è come se noi avessimo un albero con tante foglie e vogliamo pigliare tutte le foglie una per una ed esaminarla. Ma questo è pazzesco. Io dico: ma pensiamoci bene, le foglie di un albero sono tutte le stesse, i geni di un uomo sono tutti diversi, perciò poi non ho più detto niente. C'è ancora questo genetista? Sì, c'è ancora. Ma insomma, così il progetto Genome è partito.